Ciao, oggi ti invito a esercitare il tuo italiano con me. Ti spiego, faremo una conversazione in tempo reale. Che significa? Io ti farò delle domande, tu dovrai rispondere e poi discuteremo insieme sulle risposte corrette e soprattutto vedremo perché devono essere formulate in un certo modo. Che dici? Cominciamo? Ciao, io sono Eli e aiuto gli studenti di italiano a parlare in modo sicuro e fluente. E per cominciare, ecco la prima domanda. Come ti chiami? Per rispondere correttamente a questa domanda, puoi semplicemente dire mi chiamo e poi il tuo nome, oppure puoi dire sono e poi il tuo nome. Tra l'altro ricorda, non è molto frequente dire io mi chiamo, non serve, in questo contesto potrebbe anche essere omesso. Una terza forma potrebbe essere quella di dire il mio nome è, ma in tutta sincerità si tratta di una forma poco usata in italiano, pertanto ti consiglio di usare sono oppure mi chiamo più il tuo nome. Domanda numero 2. Che cosa fai nella vita? Anche qui ci sono diverse opzioni. Potresti infatti dire sono ingegnere o anche sono un ingegnere, quindi puoi omettere l'articolo oppure anche usarlo, oppure potresti usare il verbo fare, pertanto faccio l'ingegnere. Attenzione perché in questo secondo caso l'uso dell'articolo è obbligatorio, pertanto ricorda, dovrei dire faccio il medico oppure faccio l'insegnante. Terza domanda. Dove abiti? E in questo caso dovrei dire abito a e puoi dire la città o il paese nel quale abiti in e qui dovrai utilizzare lo stato. Allora, ci sono alcune cose importanti da chiarire. Innanzitutto la pronuncia, si dice abito e non abito, pertanto l'accento va sulla A e poi ricorda, con le città si usa la preposizione a, città o piccoli centri abitati, quindi dei paesi, invece con gli stati e le nazioni bisogna usare in, come ad esempio abito a Boston negli Stati Uniti. Quarta domanda, qual è il tuo indirizzo? Per rispondere puoi utilizzare due verbi, il verbo vivere oppure il verbo abitare. Ricorda che si dice abito in via, eccetera. Per esempio abito in via Verdi oppure abito in piazza Garibaldi. Quindi ricorda da un lato la preposizione in e poi naturalmente puoi anche indicare il numero civico, come per esempio abito in piazza Verdi numero 18. Abbiamo appena visto quanto sia importante la pronuncia. Ricorda che in italiano si dice abito e non abito e devo dire questo è un errore davvero molto frequente. Se vuoi conoscere la pronuncia di 100 verbi, i 100 verbi più usati in italiano,
puoi scaricare questo PDF gratuito. Troverai il link in descrizione oppure lo puoi anche scaricare qui nella scheda. Quinta domanda: cosa ti piace dell'Italia? In questa domanda devi dare un'opinione personale. Per farlo puoi utilizzare il verbo piacere. Una risposta corretta potrebbe essere: mi piace la lingua italiana, o magari mi piace la cucina italiana, oppure mi piacciono le canzoni italiane. Ricorda, puoi usare mi piace con i nomi singolari e invece mi piacciono con i nomi plurali. E anche se molti studenti conoscono questa regola, però poi al momento di parlare se ne dimenticano. Quindi attenzione! Sesta domanda: perché studi l'italiano? Ad esempio, potresti dire: perché amo la cultura italiana e vorrei visitare questo bel paese. Ebbene, ricorda che per indicare la motivazione si usa perché. Frase numero 7. Qual è il tuo piatto italiano preferito? Potresti ad esempio rispondere: il mio piatto preferito è la pizza, cosa che in effetti fanno molti studenti. Ebbene, ricorda che in questo caso è importante formulare la domanda con qual è e non che è. Errore frequentissimo tra gli studenti, specialmente anglofoni, che imparano l'italiano. E altro aspetto importante: si usa preferito e non favorito, perché ha un altro significato. Ne ho parlato in questo video sui 10 errori più comuni. Puoi guardarlo cliccando qui. Ottava domanda: da quanto tempo studi l'italiano? Potresti dire: da 2 anni, oppure ho iniziato a studiarlo 2 anni fa, o magari potresti dire: l'ho studiato per 2 anni quando ero al liceo. L'importante è non dire fa 2 anni, perché questo non sarebbe corretto. A proposito, sull'uso delle preposizioni di tempo, ti consiglio la visione di questa videolezione e come sempre basta cliccare qui sulla scheda. Ed ora ti chiedo di scrivere la risposta alla domanda che preferisci qui sotto nei commenti. E se sei arrivato o arrivata fino a qui, ti chiedo anche di scrivere gufo qui sotto. Oggi abbiamo fatto un po' di pratica insieme e hai imparato come rispondere in modo corretto alle domande più frequenti che ti possono essere fatte. E indubbiamente la domanda più difficile è stata l'ultima. Ecco perché il prossimo passo è quello di guardare la video lezione su da, fa e per farlo basta cliccare qui. Trasforma il tuo sogno italiano in realtà. Grazie dell'attenzione, ci vediamo qui sempre su Italiano con Eli.